Volevo essere un duro è la conferma che Lucio Corsi è un fuoriclasse o che è solo l'ennesimo abbaglio da hype? Il disco è uscito in digitale, il vinile arriverà tra qualche settimana, ma non riuscivo ad aspettare così tanto per parlarvene. Come ogni puntata dei miei ultimi acquisti, oltre a Lucio arriverà tanta altra robina interessante. Compresa qualche offerta bomba segnalata su Telegram. E sì, questo è un trucco. Benvenute e benvenuti in questo nuovo episodio e lo avrete già capito, stavolta faccio un'eccezione alla regola perché di solito vi parlo dei dischi solo quando mi arrivano in vinile, però questo album è troppo bello e troppo atteso per non fare uno strappo alla regola. A caldo ho fatto una reaction su TikTok e a proposito seguitemi anche lì per contenuti esclusivi, il link è in descrizione. Cosa dire dopo una settimana di ascolto intenso? Partiamo dalle basi, durata 31 minuti, 9 brani, tutti con un'identità fortissima, nessun riempitivo, la scrittura è cresciuta senza però perdere quella vena surreale e fuori dagli schemi che me lo ha fatto amare fin dall'inizio. Ci sono più finezze negli arrangiamenti che richiedono un ascolto attento per farsi notare, ma c'è anche il coraggio di lasciare spazio a brani più essenziali, che funzionano proprio perché non hanno bisogno di tanti fronzoli. Nel cuore della notte, ad esempio, è un piccolo capolavoro, richiama gli anni migliori del nostro cantautorato, salutandoci con un tocco dolcemente malinconico. Ne ho lette di cotte e di crude su Lucio Corsi, normale quando un artista passa da sconosciuto a idolo della folla. Ho letto che scopiazza Ivan Graziani e Rino Gaetano e che di originale non ha niente. Non sono d'accordo, anche se certamente alcuni brani ci portano a Graziani, soprattutto Sigarette, che è chiaramente un omaggio al grande Ivan. Gaetano ce lo vedo un po' meno e onestamente vocalmente è proprio un altro mondo. Insomma, come si suol dire in musica non si inventa nulla. Se Lucio Corsi non avesse avuto talento non avrebbe mai scritto un primo album che già brillava di luce propria. Sul palco di Sanremo poi è stato coerente a se stesso, non ha finto di essere qualcun altro o qualcos'altro, quindi non posso che augurargli il meglio e a voi di godervelo. Quando è duro il mondo per quelli normali che hanno poco amore intorno o troppo sole negli occhiali, volevo essere un duro, però non sono nessuno. Se vi piacciono i Pink Floyd e collezionate vinili particolari, ecco una chicca per voi. Return to the Dark Side of the Moon, a tribute to Pink Floyd, un album che ripropone integralmente il capolavoro del 1973 con la partecipazione di alcuni musicisti leggendari come Robbie Krieger dei Doors, Tony Levin dei King Crimson, Rick Wakeman degli Yes, Steve Porcaro dai Toto e c'è pure Dweezil Zappa, il figlio di Baffone Frank. Trovate tutti i crediti all'interno della copertina apribile. Ovviamente il disco originale è inarrivabile, ma questo è un bel tributo e suona pure bene. La cosa più sfiziosa è il vinile in 4 colori diversi che naturalmente riprende i colori dell'arcobaleno in copertina, però a me ha subito ricordato il giocattolo Simon, verde al posto del nero, ma l'effetto è quello. Tra poco ti faccio vedere anche qualche offerta bomba segnalata su Telegram e intanto non ti dimenticare il like che sembra banale ma è fondamentale per supportare il canale e scrivimi la top 3 dei tuoi ultimi acquisti. L'etichetta romana 4Flies continua ad alzare l'asticella per gli appassionati di library, jazz e colonne sonore cult italiani. Ecco 3 uscite da segnalare. Piero Umiliani, Orgasmo, colonna sonora del 1969, elegante e torbida come suggerisce il titolo e la copertina. E poi c'è Matalo, uno degli spaghetti western più visionari di sempre, con una colonna sonora che gli va dietro, ristampato su doppio vinile nero. Io ho preso il bundle con la maglietta, perché sapete che impazzisco per le magliette, guardate qua, spettacolo. E poi, visto che c'ero, Un uomo dalla pelle dura, 45 giri, firmato Carlo Pes, nome di culto per il funk cinematografico. In collaborazione proprio con 4Flies, Dirt Tapes ha fatto uscire il secondo volume della collana Sounds, che sta riportando in vita delle chicche incredibili dimenticate
come la colonna sonora de L'occhio nel labirinto, un thriller di culto del 1972 con uno psych jazz davvero riuscito. Qualità molto alta sia lato packaging che lato audio, e sì, è possibile anche su cassetta, una qualità audio al top. Presto vi porterò un contenuto a tema. Uno dei singoli più iconici degli Oasis, Whatever, che però non è mai finito su un album ufficiale della band, un singolo che segna il passaggio degli Oasis verso un sound più orchestrale, pubblicato nel 1994 tra Definitely Maybe, il debutto, e What's the Story, Morning Glory. Questo 45 giri è una chicca per collezionisti e ultra fan della band, edizione limitata e numerata su vinile azzurro splatter. E poi cosa ho preso? Complice anche il buon prezzo, Desaparecido e Litfiba, due dischi fondamentali della prima fase di Litfiba in edizione francese, cover alternative e vinili colorati come impone il trend. Le ho recuperate entrambe per diversi motivi. In primis perché, anche se non sono un completista all'ultimo stadio, sono io stesso un collezionista della band fiorentina. Poi perché le sogno da sempre, da quando le ho viste per la prima volta nel libro di Stefano Ronzani, senza dimenticare il motivo che più mi sta a cuore: offrire un servizio a voi che magari avete ancora qualche dubbio e non sapete se acquistarle o meno. Bene, vi dico subito che non c'è traccia di remaster e non ci sono note aggiuntive. Dal punto di vista della resa audio ci possiamo stare, nessun miracolo e nessun scivolone clamoroso. Diciamolo chiaramente, queste ristampe con cover alternative sono un'altra operazione di Warner per spremere il catalogo della CGD, ma onestamente hanno accontentato tanti collezionisti, me compreso. A proposito di Litfiba, ho iniziato a leggere in questi giorni il nuovo volume di Donato Zoppo, che vi ho segnalato in pre-order su Telegram, dedicato proprio alla storia del debutto capolavoro del 1985, da leggere dopo aver visto o rivisto lo speciale che gli ho dedicato qualche anno fa su questo canale. Per tornare un attimo al metodo di paragone che ho usato per Lucio Corsi, cioè quanto ho ascoltato un disco, The Overview di Steven Wilson mi ha spinto a riascoltarlo più volte in loop. Un album concepito come due suite, una per lato del vinile. E qui c'è tutta la capacità di Wilson di giocare con il progressive senza cadere nell'autocelebrazione, e forse proprio per questo mi ha convinto così tanto. È un disco che si apre a chi ama il rock, il prog, il chitarrismo fluido, alla Pink Floyd e tutti gli interscambi che si possono creare con queste coordinate. Lo preferisco senza alcun dubbio al precedente The Harmonic Codex, che avevo messo comunque tra i miei dischi del 2023. The Overview mi sembra più centrato, più godibile, più istintivo. In certi momenti alcune chitarre mi hanno ricordato le atmosfere create da Robert Fripp nel disco condiviso con David Sylvian, The First Day. Bellissimo, bellissimo. Ecco, per chi ama quelle derive lì, The Overview è un disco assolutamente da non perdere e, per quanto mi riguarda, entra dritto per dritto tra i miei preferiti del 2025. Questo è arrivato proprio qualche giorno fa, preso recentemente, sempre la mia tecnica per conservare al meglio i CD. Come mai questo CD? Perché qualche giorno fa, prima di entrare in doccia, ho detto: Alexa, metti musica, fai te. Il primo brano è Losing My Religion dei Rem, uno dei pezzi della mia vita, poi parte WhatsApp dei Four Non Blondes, contenuto in questo album che è il loro debutto, nonché l'unico album dei Four Non Blondes. Perché l'ho comprato solo adesso? Perché WhatsApp da bimbetto lo snobbavo, non lo sopportavo perché era ovunque, troppo radio friendly, insomma c'era quello snobismo da bimbetto e da futuro rocker che stava crescendo. Oggi invece lo canticchio sotto la doccia senza volerlo, così è successo l'altro giorno, e in automatico capisco come mai abbia lasciato il segno. L'album si chiama Bigger, Better, Faster, More, ha venduto oltre 6 milioni di copie e ha lanciato la carriera di Linda Perry, che poi ha scritto per le più grandi pop star americane. Come ho detto tante volte, c'è un momento giusto per ogni album, ogni libro, ogni film e così via.
e a quanto pare il momento giusto per questo è ora. Questo qui è stato un acquisto quasi al buio, nel senso che, vediamo se così riflette meno, nel senso che l'ho scoperto per caso mentre cercavo qualche titolo interessante da pubblicare sul canale Telegram dedicato a offerte e pre-order, e sono rimasto colpito nell'ordine da 3 cose: il titolo dell'album, chi è Nicola Felpieri, che diavolo di titolo è, nome dell'artista o della band, il mago del gelato, e poi la copertina abbastanza particolare che mi ha fatto tornare alla mente una locandina di un film di Woody Allen che però poi tra mille cose non sono andato a cercare per fare un check. Anzi, se vi viene in mente scrivetemelo qui sotto nei commenti, così me lo riguardo il film. Faccio qualche ricerca per ascoltarmi cosa fa questo mago del gelato, e mentre sono su YouTube ascoltando un brano, nel frattempo capisco che si tratta di una band e mi è sembrato subito interessante, a maggior ragione in questo periodo in cui è tornato di moda questo sentore di library music, di strumentali dal sapore 70s. E se i punti di riferimento che vi ho dato vi stuzzicano l'appetito, approfondite questo album perché potrebbe creare dipendenza. Così siamo qui, nudi, senza mani sugli occhi. E ora, come promesso, alcune delle offerte che ho segnalato su Telegram e che ho comprato anche io sono un bel po' e pesano, quindi le appoggio e le faccio vedere solo le prime che mi capitano tra le mani, perché se no si fa notte. Ultimissimi arrivi, alcuni consegnati pochi minuti fa, sono legati alle offerte di primavera che sono su Amazon e che scadono il 31 marzo, quindi affrettatevi. La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria di Ornella Vanoni, preso a 18 euro con uno sconto del 30%, un grande classico imperdibile a questo prezzo. Sempre tra le offerte di primavera ho pescato Sospesa di Antonella Ruggero, doppio vinile colorato a 16,51 euro, e poi l'ultimo dei Black Crowes preso a 16,65 euro. Poi un disco che avevo in lista da anni, Born to Die di Lana Del Rey, a 32 euro anziché 44, però è arrivato anche oltre 48 euro proprio di recente. Io comprai il CD nel 2012, l'anno dell'uscita, in un negozio di dischi di Parigi, quando ero lì in vacanza, e ovviamente quando si va in giro bisogna sempre passare da un negozio di dischi. Doppio vinile di Ennio Morricone a 11,99 euro con il meglio delle colonne sonore hollywoodiane. Ovviamente le copie in offerta sono sparite in un lampo, adesso è tornato a 35 euro. Poi una chicca per gli amanti e collezionisti del progressive a 14 euro spiccioli con uno sconto del 41%, è la ristampa rimasterizzata di Asylum dei Cressida, una band inglese di culto. Infine Bombetta Jazz, The Magnificent, un prezzo assurdo per un album storico che ovviamente è andato subito a ruba. E allora, per non perdere queste e altre occasioni, seguite il canale Telegram dove seleziono le offerte migliori e i pre-order più caldi, link in descrizione. Questo qui è un bel trittico, come al ristorante, si parte da questo. John Thiele con Joanita. Non avevo mai approfondito la Thiele, così ho deciso di andare a scatola chiusa e preordinarlo dopo aver ascoltato Eco, il brano che ha portato Sanremo, uno di quelli che aveva il tiro più giusto e allo stesso tempo più adulto. Mi è andata di lusso con l'acquisto al buio perché in italiano scorre in modo naturale, però ha un respiro anche internazionale grazie a un sound raffinato e a una produzione curatissima. Quel tocco vintage negli arrangiamenti richiama il programma cult Sette Voci e funziona alla grande. Non a caso i Portishead avevano già attinto a quell'immaginario e a quelle sonorità nel loro secondo album. Qui ovviamente sono più sfumate, però qualcosa fa tornare alla mente. Brava John Thiele. Sulla riva del fiume di Willy Peyote. Willy che ha sempre avuto un approccio personale alla scrittura, anche stavolta il suo hip hop cantautorale riesce a distinguersi. Forse non è il suo disco migliore per un'inezia, ma è super succoso, e ce ne fossero di lavori rap / R&B di questo livello. Testi mai banali, produzione solida e qualche pezzo che spicca davvero, come La Brillante, grazie ma no grazie. Molto bello anche l'artwork, buona la resa audio. E poi c'è questo, il verso giusto, sì,
Brunori Sass, L'albero delle noci. Molti hanno criticato Brunori per il brano sanremese che dà il titolo al nuovo album, considerandolo troppo De Gregori. E io non voglio difendere Brunori, però chiedo a queste persone che l'hanno criticato: e ve ne siete accorti adesso? Brunori è sempre stato molto vicino a quel mondo e il disco conferma la sua identità di autore serio, empatico e centrato. Un album da 7 pieno che non sfigura in collezione. Quindi, in definitiva, potremmo dire che Sanremo quest'anno ha fatto anche cose buone, da Lucio Corsi a John Thiele, passando per Willy Peyote e Brunori Sass. Quindi 4 album che per motivi diversi meritano un ascolto attento. E a proposito di Sanremo, per chi volesse capirci qualcosa di più o semplicemente andare a curiosare tra gli aneddoti, consiglio la lettura di questo volume San Romolo, la controstoria del Festival di Sanremo di Maurizio Targa, che vola via in una giornata nonostante la mole sia abbastanza considerevole. E se potessi dirti che qui la paura non è Vi piacciono i bachi da pietra e i primi management del dolore post-operatorio? Con un pizzico di math rock alla Battles. Immaginate di mettere tutto nel frullatore e avrete Diamond, il nuovo album del nuovo disordine mondiale, prodotto da quel Giulio Ragno Favero, già membro del Teatro degli Orrori e già in console proprio con i bachi da pietra Giovanni Succi e Bruno Dorella. Diamond ci porta una ventata di aria fresca in un panorama rock italiano ormai totalmente ignorato dalle etichette major che investono su altro. Le vacche grasse degli anni 90 sono solo un lontano ricordo. Per fortuna che ci sono piccole realtà come Vurek che ci credono ancora, che resistono nonostante tutto. Ecco perché bisogna frugarsi per questi album, non solo perché sono forti sul lato artistico, a me è piaciuto molto questo album, ma perché fanno capire al mercato che c'è ancora chi compra rock in Italia in italiano. Tra gli artisti contemporanei che mi hanno emozionato di più negli ultimi anni c'è sicuramente Anna B. Savage, perché è una che sente le canzoni che canta. Vabbè, ma tutti sentono le canzoni che cantano. Sì, vabbè, però ci sono artisti che trasmettono ogni parola e nota come se fosse la cosa più importante del mondo, e Anna B. Savage è tra questi. Se i primi 2 album della Savage mi avevano fatto pensare a Anthony and the Johnsons e Jeff Buckley, questo ha un sound più intimo, seguendo il mood dei testi. È un disco che suona come se Nick Drake si fosse reincarnato per incidere un album indie folk contemporaneo. Buona la stampa in vinile e l'idea dell'artwork che evidenzia il legame con la terra d'Irlanda, protagonista dell'album insieme alla nuova Anna, pacificata dopo i tormenti amorosi. Molto probabilmente finirà tra i miei dischi dell'anno. Se vi piacciono i riferimenti che ho citato, dategli un ascolto, un paio, perché al primo forse può spiazzare, che merita assolutamente. È curioso che in un'epoca in cui i dischi dal vivo non interessano più a nessuno, Adam Grandusiel decida di farne uscire 2, questo è il secondo, nel giro di 5 anni, con un solo album in studio nel mezzo e tra l'altro neanche troppo riuscito. Live Drugs Again è entusiasmante come ogni live dei The War on Drugs. Dopo i primi album in studio atomici in potenza espressiva e creatività, in questo momento della carriera è la dimensione in cui rendono di più. Il grande classico Under the Pressure vale da solo il prezzo del biglietto, anche se confesso che preferisco la versione del live precedente. Quindi questo è consigliato ai fan della band. Agli altri, se vogliono un disco volo a prezzo bomba, segnalato naturalmente sul canale Telegram dedicato, il link è in descrizione. Stanley Road di Paul Weller, preso a €3,99, la vetta solista dell'ex The Jam e Style Council, brano da ascoltare dei Changing Man. The Understanding, il secondo album dei Roxop, a €4,99 tra atmosfere dream pop e dance raffinata. Triplo CD a €2,99, Throwback Ibiza della serie Ministry of Sound, un bel raccoltone
con alcuni dei brani house più iconici di sempre. Stranamente con protezione anti-taccheggio. Sarà un avanzo di magazzino di qualche store. E poi Sacred Arias di Andrea Bocelli, preso proprio qualche giorno fa a 3,99 €. È il best seller del tenore toscano, con oltre 5 milioni di copie vendute in tutto il mondo, nonché l'album solista di musica classica più venduto di sempre, quindi a questo prezzo si prende. Questo ormai me lo tengo perché dei Porno for Pyros in vinile non ho nulla e il debutto del 93 ha un prezzo inavvicinabile, anche se l'artwork è un po' me e ci sono solo 10 pezzi, di cui uno è un remix, e hanno sbagliato pure l'adesivo dichiarando che ci sono più brani di quelli presenti in realtà. Il vinile però è davvero figo, guardate qua. Per il resto, che dire, Porno for Pyros, Perry Farrell merita sempre l'ascolto, nel mio caso anche l'acquisto, però è in più. Questo è in più, è una cosa in più, ma me lo tengo. A proposito di copertine, questa è tosta, bella ma tosta. Aspettavo al varco i The Murder Capital e sono stato spiazzato, quindi accontentato. Dopo un primo album post-punk e un secondo più accessibile, Gigi's Recovery, Blindness dimostra che non hanno niente da invidiare a Fontaines DC e Idols, sia in potenza che in stravaganza. La partenza a 1000 del primo brano è una sorpresa, soprattutto rispetto all'atmosfera di Gigi's Recovery, però io preferisco sempre una band che mi spiazza rispetto ad una che ripete il giochino vincente. I The Murder Capital hanno talento da vendere e se lo sapranno gestire con più scaltrezza, capisci a me, arriveranno a un pubblico più numeroso, sempre che gli interessi, perché non è detto. A 8 anni dal precedente tornano sempre. 3021 è appunto un ritorno che non lascia indifferenti, quello di Angela Baraldi, una che non ha mai avuto paura di esporsi né come interprete né come autrice né come essere umano, e si nota anche dalla foto che hanno scelto per l'inner-sleeve, un bianco e nero senza alcun ritocco alle sue rughe. Un mettersi a nudo che si riflette col tono generale dell'album, più raccolto sia nella durata che nel mood. 3021 merita l'acquisto in senso assoluto? Beh, in senso assoluto direi di sì. Io l'ho acquistato a scatola chiusa in pre-order e non me ne pento. Dispiace solo constatare che il risultato di queste 8 canzoni, seppur assai godibile, sia un po' troppo pulito, anche per come usa la voce. La particolarità che me l'ha fatta amare da subito per come la grattava addirittura sul palco di Sanremo nel 1993. A piedi nudi vado via. Difficile, se non impossibile, immaginare un disco dei This Is Nine senza le chitarre di Dario Parisini e senza di lui. Un'assenza che si nota in modo massiccio e inevitabile. Allo stesso modo, però, potremmo legittimamente dire che Cristiano Santini e Roberta Vicinelli hanno avuto il coraggio di buttarsi oltre questa montagna invisibile e invalicabile di chitarre amplificate Marshall che vanno in distorsione senza emettere alcun suono. A parte la poesia, se alcuni pezzi del nuovo corso funzionano così come sono e gli innesti del coro Montecalisio sono sempre rigeneranti, in alcuni punti ho sentito la mancanza anche fisica di un basso in prima linea e di una voce che ogni tanto fosse meno precisa e più malata. Ma alla fine i coraggiosi vanno ringraziati, soprattutto in questi tempi in cui stiamo tutti attenti a rimanere buoni nelle nostre caselline. E si chiude alla grande, anzi alla grandissima, non ci sta, con una delle band più importanti di sempre, i Led Zeppelin. Recentemente sono andato al cinema a vedere il documentario Becoming Led Zeppelin, anzi, se voi ci siete stati, ditemi se vi è garbato o no. Sulla scia dell'entusiasmo, appena sono rientrato a casa, ho ordinato queste 3 bombette. La prima è Celebration Day, la registrazione dell'ultimo concerto degli Zepp, quello che si è tenuto il 10 dicembre 2007 alla O2 Arena di Londra. Alla batteria, al posto di John Bonham, purtroppo non più tra noi, c'è il figlio Jason,
e la band dimostra che anche 27 anni dopo lo scioglimento spacca ancora di brutto. Questa è l'edizione in doppio CD più Blu-ray che ho preso usata, ma è come nuova, per pochi spicci, prezzo stracciato, era però l'ultima copia. In alternativa vi consiglio a occhi chiusi la versione in doppio CD che ancora potete trovare su Amazon. Poi la Deluxe Edition del primo album omonimo del 1969 che in questi giorni è andato in offerta. Nel secondo disco, perché questa è un'edizione 2 CD, nel secondo disco c'è il concerto integrale di Parigi del 1969, anche quello potentissimo. Perché in doppio CD e non in vinile? A proposito, io non l'ho preso in offerta, purtroppo l'ho preso qualche giorno fa a prezzo pieno, più o meno 20 euro, ma non me ne pento assolutamente. Perché l'ho preso? Perché in vinile costa troppo. Triplo vinile 70 euro, meglio questo a 20. Poi adesso che è a 12 euro ancora meglio, se però riuscite ad arrivare in tempo. Io ho cercato di pubblicare il prima possibile. Infine, per chi vuole scavare nelle origini della band, una bella raccolta dedicata agli Yardbirds, la band in cui militava Jimmy Page prima di fondare Led Zeppelin che prima di chiamarsi così fecero qualche data come The New Yardbirds e il resto è storia. Aspetta un attimo che devo dirti un'ultima cosa, anzi, 2. Scrivimi nei commenti se hai già ascoltato questo live degli Zepp e aggiungi la tua top 3 dei tuoi ultimi acquisti. Se il video ti è piaciuto, lascia un like, iscriviti e attiva la campanella per non perderti i prossimi contenuti. E a proposito di prossimi video, sono ancora in debito con voi. Presto vi faccio vedere cosa c'è dentro il pacco che mi hanno lasciato da Vintage Co, un amico della community che mi ha lasciato da Vintage Co. Dentro, io intanto l'ho aperto, dentro c'è anche un biglietto che vi farò leggere, che vi spiegherà tutto. A presto e buoni ascolti.